205 GT, richiestissima da tutti gli appassionati e io ho già capito il perché. Facevo l'errore di ritenerla molto simile alla Clio Williams e ho già capito che invece sono diametralmente opposte. Questa è molto più pericolosa, si può tranquillamente affiancare nella definizione di bara alle 1 turbo e alle 5 GT turbo. Il motivo è molto semplice, sembra una macchina perfettamente controllabile, gestibile e soprattutto prevedibile nel misto e nelle curve relativamente lente. Provate a fare delle curve veloci da terza e quarta, o peggio quinta, e vi accorgerete che il posteriore non vede l'ora di sorpassare l'anteriore, il che vuol dire che vi ritrovate la macchina per cappello ed ecco che la definizione di bara è più che meritata. Per il resto, fatta subito pace con questa caratteristica, semplice da conoscere perché tutti gli appassionati degli anni 80 e 90 e soprattutto i proprietari o ex proprietari di 205 vi diranno come prima caratteristica proprio questa del posteriore ballerino. È un dettaglio, una particolarità che può essere tranquillamente studiata e tenuta a bada. Il problema è che chi compra una macchina come questa ha il piede pesante e tende a esagerare. Questa non è una macchina che permette l'esagerazione. Il problema è che non permette l'esagerazione, ma vi ci porta in tutti i santi modi. Tutto quello che toccate e vedete vi porta a esagerare. Dato che questo non è possibile per la caratteristica che vi ho spiegato prima, ecco che abbiamo un carattere, quello che manca alle auto di oggi. Le auto di oggi, prendiamo le compatte, 208 GT, Fiesta ST, Renault Clio, sono tutte macchine perfettamente equilibrate, con degli sterzi praticamente di una sensibilità artificiale per quanto sembrano precisi. All'epoca, se avevi una 205 dovevi guidare in un modo perché altrimenti la mettevi sottosopra. Se avevi una 1 sapevi che potevi fare la voce grossa sui rettilinei e poi dovevi darti una calmata in ingresso di curva. Se avevi una 5 dovevi stare attento un po' a entrambe le cose, ma poi fondamentalmente era la più completa. Se non andiamo a prendere poi la leggermente successiva Clio Williams, che è di queste probabilmente la meno pericolosa, mettiamola così. Dicevo, all'epoca della 205, quelli che ho elencato poco fa potevano essere definiti i caratteri delle macchine, cioè ognuna di loro era distinguibile dal suo unico stile di guida. Oggi mi sembra molto che si vada per estetica. Quale scelgo tra la Fiesta ST, la Clio e la 208 GT? La 208 GT, a mio avviso, è difficile da accettare esteticamente. La Clio è stata peggiorata anno per anno fino a che è diventata una macchina che non sembra neanche più una Clio. La più bella è la Fiesta, scelgo la Fiesta perché so che tanto l'esperienza di guida sarà simile. Non dico che sono auto identiche, ma sono auto simili. Non hanno caratteri ben distinti come era all'epoca. Nei giorni in cui la 205 era una macchina seminuova o nuova, la scelta dell'automobile era un momento epico, perché in concessionario si stava scegliendo in che modo ci si sarebbe ammazzati, in che modo ci si sarebbe divertiti, vantati con gli amici o disperati. Oggi questo gusto credo si sia un po' perso su questa categoria di auto. E quindi io andrei ad elencarvi i pregi di quest'auto dopo questo discorsetto introduttivo. Mi ha sconvolto la corposità del motore, soprattutto ai bassi, e la semplicità con cui la coppia e i soli 130 cavalli ti tirano fuori dalle curve. Ma mi sento in dovere di andare subito al pezzo forte, ed è il cambio. Non ho mai provato un cambio così gestibile su auto di questa categoria. È semplicemente
troppo facile. Non si impunta mai, è velocissimo, ti permette veramente di fare cambiate di una velocità che forse oggi riescono a fare le Megane RS, questo genere di auto qui, la Focus RS. Il problema è che poi tu vedi da fuori una Megane RS o una Focus RS e si vede lontano un miglio che sono auto che ti faranno penare. Questa qui ha 4 accessori un po' nascosti che all'occhio del non appassionato non saranno mai visibili, ma è tutta anima. È l'opposto del classico tutto fumo e niente arrosto, questa è tutta arrosto e niente fumo. Il motore è un orologio, il cambio è incredibilmente preciso, è vergognoso. Poi mi sarei aspettato, alzando il livello di guida, di trovare uno sterzo simile a quello della Williams. Errore. Intanto, come sapete, non è servo assistito, è uno sterzo duro, da uomini, e ti impone una guida fisica, cioè la presa sul volante non può essere mai molle e mai insicura, devi essere sempre forte e i polsi ne risentono dopo pochi metri, soprattutto se non siete più abituati a questo genere di auto. Al dettaglio è uno sterzo diretto e preciso. Lo sforzo fisico mi ricorda quello della Ritmo Abarth 130 e 125 TC. È strano perché con questo cambio così facile ci si aspetterebbe uno sterzo facile come quello della Clio Williams, invece no. Qui è tutto semplice, tranne lo sterzo e il posteriore. Quindi, torniamo al discorso di prima, è una macchina con un grandissimo carattere, differente da tutte le altre e anche dalle sue contemporanee soprattutto. La frenata è adeguatamente potente, non lascia desiderare praticamente mai e devo dire è anche difficile da mettere in difficoltà, da stancare. È un impianto che non tossisce, non dà problemi, è modulabile anche nelle staccate peggiori. È difficile oggi da accettare che queste auto, oltre che più coinvolgenti, erano anche abbastanza efficienti meccanicamente, quindi il discorso di andare a preferire auto moderne su certi punti di vista decade, perché quando non manca l'affidabilità dei punti chiave della guida, come i freni, come il cambio, insomma è molto difficile dire di no ad una storica come questa. Ho detto prima che il cambio è il punto forte di quest'auto, lo ripeto e aggiungo anche che è affiancato dalla pedaliera disposta in modo migliore che mi sia mai capitato di provare probabilmente. Parliamo anche di supercar, è tremendamente perfetta, è la posizione esatta per farti fare puntatacco e non devi neanche accorgertene, senza fregare e farlo con il lato del piede come con le pedaliere moderne che sono talmente grandi che soprattutto sui diesel basta allargare poco poco il piede di lato e si fa puntatacco. No, qui il movimento è quello giusto, però è perfettamente intuitivo e non necessita di nessuno sforzo, soprattutto durante i grandi trasferimenti di carico in cui magari su altre auto risulta difficile eseguire il movimento perfettamente. Su questa no, su questa a qualunque velocità, a qualunque carico di G laterale voi riuscite a trovare l'appoggio per fare puntatacco e quindi ottenere cambiate perfette prima di una curva. Questo è un esemplare Plus e totalmente di serie e bisogna fare i complimenti ai proprietari che riescono a non toccare queste macchine, perché io sto già immaginando sedili da corsa, cintura a 4 punti, volante a calice, scarico, centralina, assetto. È la macchina che ti ci porta. Quindi un piccolo motore 1.900 4 cilindri con un cambio 5 marce, 130 cavalli. Bastano? Assolutamente sì. Non sento il bisogno di neanche un cavallo in più, è perfettamente tarata per questa potenza. Sicuramente altri 10, 20, 30 cavalli sarebbero divertentissimi, però davvero non se ne sente il bisogno. In salita è un treno. Prima, quando la stavo guardando durante la sessione fotografica,
studiavo la costruzione della carrozzeria e ho visto, a parte le portiere che sono praticamente due foglioline, ho fatto caso ai sottoporta, sono veramente così, cioè dalla fine del montante alla fine della portiera c'è sotto così di carrozzeria, è uno scheletro, è vuota. Puoi veramente cucirti addosso questo telaio come una seconda pelle, è il classico continuum delle proprie braccia, gambe e cervello. Sulla 205 hanno puntato tutto sulla facilità dei comandi e non si sono messi a fare cose complicate, non si sono messi a fare una macchina impegnativa con delle soluzioni all'avanguardia, era soltanto una ottima macchina in tutto che, messa insieme alla semplicità dell'utilizzo di tutti i comandi e di tutte le componenti della macchina, è venuto fuori un capolavoro, è veramente un capolavoro. In conclusione, la 205 GT 1900 si merita un posto nel garage dei sogni di ogni appassionato? La risposta è sì, decisamente sì. Quack, quack.